Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò vedere un piccolo cacciavite di precisione, un piccolo avvitatore di precisione. Infatti basta premere dei tastini e lui ruoterà da solo, farà tutto per noi. Si utilizza per smontare delle piccole viti da componenti elettronici e non solo, tutte quelle situazioni nelle quali è necessario svitare con molta precisione e ci secca girare il polso, quindi fa tutte cose per noi. No, a parte gli scherzi, è indicato per chi lo fa per lavoro, chi deve svitare tantissime viti al giorno, anche se piccole. Premere un tastino e avere un aggeggino che fa tutto al posto nostro sicuramente ci accelera il lavoro, ma anche per un utilizzo hobbistico, per chi si diletta o per chi ha necessità occasionale, può tornare utile un piccolo aggeggio di questo tipo, dotato anche di luce nella parte frontale, accessoriato con diversi strumenti per smontare telefonini, tantissime punte, un bel case in alluminio. Vi ricordo che vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per andare a dare un'occhiata al link del venditore e se mi riesce mi farò dare anche un codice di sconto per farvi risparmiare qualcosa. Il suo prezzo adesso, mentre sto registrando, oggi 31 maggio 2022, è di circa 45-46 euro su Amazon, quindi spero di riuscire a ottenere un bel codice di sconto per farvi risparmiare qualcosa. Adesso mettiamolo sul bancone e guardiamolo per bene. E allora ragazzi, guardiamo quindi subito il contenuto della confezione. Troviamo degli accessori che ci servono a smontare i cellulari, quindi una ventosina per staccare il display, questi plettri che svolgono la stessa funzione, servono ad allontanare le parti fra di loro. Questo invece è un accessorio che serve a magnetizzare e smagnetizzare le punte, più altri accessori, ad esempio questa pinza, questa dovrebbe essere addirittura antistatica, guardate che precisione. Questo pure è un accessorio che serve per fare leva, staccare i vari connettori, quindi cavo USB per la ricarica, manuale di istruzioni, la graffettina per aprire gli sportellini per rimuovere memory card, le SIM card eccetera. Poi troviamo anche un mini tappetino magnetico per non smarrire le viti, in questo caso abbiamo dei riferimenti con dei puntini, da questa parte invece abbiamo dei riquadri, quindi possiamo posizionare le varie viti in modo da riconoscerle in base al settore nel quale le abbiamo posizionate. Ma adesso apriamo questo case in alluminio, è pesante ed è pesante perché all'interno contiene l'avvitatore più gli inserti. Allora si apre semplicemente premendo da questa parte, fuori esce come vedete il contenitore vero e proprio, la finitura è davvero molto bella, è opaca, sembra quasi verniciata a polvere. Allora guardiamo quindi il contenuto, abbiamo tutti i vari inserti, diverse misure dalle più grandi alle più piccole, ma non solo da questa parte, continuano anche da questa parte ed essendo magnetico rimane tutto al suo posto, anche se lo scuotiamo, lo poggiamo, lo sbattiamo, rimane tutto al suo posto. Ovviamente se dovesse cadere ipotizzo che si staccherebbero tutti. Questo invece è il piccolo avvitatore, guardiamo direttamente come è fatto. Quindi a forma di stilo, con un LED nella parte posteriore, l'ingresso USB tipo C per poter ricaricare la batteria integrata, e questo è molto comodo, non dobbiamo portarci le pile ogni volta che si scaricano, non rischiamo di rimanere a piedi, quindi con la batteria scarica all'improvviso, perché si può utilizzare anche mentre è sotto carica, adesso lo vedremo. Questo è il LED di stato di ricarica, questo è il tasto per poter accendere i LED nella parte frontale, abbiamo come vedete questa parte semitrasparente, e una volta acceso si illumina in modo circolare in modo da consentirci di vedere bene dove altrimenti non riusciremmo. Guardate che differenza. Questo invece è il tasto per avvitare e questo è il tasto per svitare. L'alloggiamento degli inserti ovviamente è magnetico, quindi prendiamone uno a caso, lo inseriamo al suo interno, come vedete rimane ben alloggiato, sostiene pure il peso dell'avvitatore. Allora, adesso guardiamo pure rapidamente il manuale di istruzioni. Ovviamente per leggere solo le caratteristiche tecniche, quindi ha una batteria al litio da 330 mAh, il tempo di ricarica è inferiore a 50 minuti, la velocità di rotazione è di 200 giri al minuto, la massima forza torcente in modalità manuale è di 3 Nm, invece in modalità elettronica va da 0,25 a 0,3 N. Noi possiamo utilizzarlo come un normale cacciavite, quindi possiamo inserire l'inserto e possiamo decidere di avvitare semplicemente ruotando in questo modo, oppure possiamo utilizzare i comandi e ruotare l'inserto semplicemente premendo uno dei due.
A cosa serve questa funzione? Nel caso in cui ci fossero delle viti che sono impuntate, quindi non riusciamo a svitarlo dato che ha solamente 0,3 Nm di forza, e 0,3 Nm sono la coppia di serraggio corretta per poter avvitare senza creare danni su moltissimi componenti elettronici all'interno dei cellulari, eccetera. Ma nel caso in cui qualche vite fosse impuntata, magari qualcuno prima di noi è intervenuto su quell'apparecchio, ha stretto esageratamente, oppure nel caso in cui stessimo lavorando su apparecchi che richiedono un serraggio un pochettino più forte, allora possiamo stringere manualmente. Ora facciamo una prova al buio, vediamo la differenza lavorando in una zona con scarsa luminosità. Ipotizziamo di dover svitare questa vite all'angolo, in questo modo non riusciamo a vederla, ma se accendo la luce nella parte frontale riesco a vederla molto nitidamente. Quindi adesso la sviterò e vi faccio vedere anche la particolarità della frizione elettronica limitata a 2 Nm e mezzo. Quindi avvio la rotazione, ok, riesco a svitare la vite senza alcun problema. Adesso riavvitiamola, quindi do alcuni giri manualmente per fare in modo che la filtratura vada bene all'interno del foro. Dopodiché avvio la rotazione e si fermerà in automatico quando sentirà che è arrivata a fine corsa. Ok, come sentite si è fermato, questo impedisce alla vite di rovinarsi perché ha dato la forza corretta per essere serrata nel modo giusto. Ma se io volessi stringere ancora un pochettino, potrei girare un pochettino manualmente per dare il serraggio in base alle mie esigenze. E come vi dicevo poco fa, si può utilizzare anche sotto carica, possiamo utilizzare anche un altro cavo USB sempre di tipo C, utilizzando un alimentatore di un telefonino, la presa USB di un computer, ciò che preferiamo. Inserendola quindi nella parte posteriore si accenderà questa luce di colore bianco perché è in fase di carica. Quando la carica sarà al massimo diventerà di colore verde, ma guardate, si può utilizzare perfettamente anche sotto carica, cosa che con gli altri mini avvitatori in realtà non si può fare. E questo è davvero molto comodo perché nel caso in cui durante un lavoro dovesse scaricarsi, basterà inserire il cavetto, utilizzarla sotto carica. Dopo qualche minuto, quando avremo la carica sufficiente per continuare, potremo staccarla e continuare a lavorare cordless, quindi senza fili. E adesso vediamo la funzione manuale in una situazione nella quale un piccolo motore come quello di questo avvitatore non riuscirebbe a lavorare. Riusciamo ad arrivarci per forza, quindi nel caso in cui fosse stato più profondo avrei potuto utilizzare gli inserti più lunghi, servono proprio a raggiungere viti che siano alloggiate più in profondità. Allora guardate, io provo a ruotare l'avvitatore direttamente utilizzando i comandi e in questo caso non riesce né ad avvitare né a svitare, non ha la forza, si sente lo sforzo del motorino ma non riesce a svitare. Se invece io lo aiuto facendo mezzo giro manualmente in questo modo e poi avvio la rotazione, dovrebbe riuscirci. No, ha bisogno di ancora mezzo giro. Ok. E in questo modo riusciamo a svitare. Vediamo se anche ad avvitare riesce oppure se mi richiede di avvitarlo manualmente. Ok, riesce ad avvitare fino ad un certo punto, dopodiché posso continuare manualmente fino al serraggio corretto. Ok, quindi molto pratico per riuscire a svitare sia viti di dimensioni ridotte che viti, come in questo caso, di dimensioni più abbondanti. Diamo quindi una rapida occhiata agli inserti che troviamo all'interno di questo case, senza guardarli uno ad uno, però come vedete abbiamo inserti a Y, inserti a punta piatta, qualche Torx, punte speciali, punte particolari come questa di qua. Tutti gli inserti speciali come questo servono per svitare quelle viti che in realtà non dovremmo svitare perché sono su alcuni componenti che una volta smontati potremmo danneggiare, oppure potremmo rischiare di farci del male perché magari sono appunto componenti elettrici o elettronici. Quindi se utilizzate questi avvitatori e queste punte speciali, sappiate che dove mettete le mani si può rompere o potreste farvi del male. Comunque sia, la qualità anche di quelli più piccoli mi sembra davvero eccezionale. Tutto in questo set mi sembra fatto molto bene. Guardiamo anche il tappetino magnetico che viene dato in dotazione. Come vedete riesce a reggere perfettamente anche queste grandi viti, quindi immaginiamoci quelle piccole dei cellulari eccetera. Riescono a rimanere al loro posto anche se sbadatamente dovesse caderci dalle mani, dovessimo urtarlo, quindi va bene per riconoscere le viti e posizionarle nei vari scomparti appunto per poi rimontarle nella posizione giusta. Una volta completato il lavoro basterà semplicemente riporre i vari inserti che abbiamo utilizzato nei loro alloggiamenti, inserire il piccolo cacciavite a penna nel suo spazio e poi inserire di nuovo all'interno del case. Si fa scattare, si sente il click, ok, e si può conservare.
E allora ragazzi, quindi cosa dire di questo piccolo cacciavite avvitatore, mini avvitatore automatico con il LED integrato che funziona anche sotto carica, cosa da non sottovalutare. Secondo me è fatto bene e per tutte quelle persone che hanno necessità di svolgere determinati lavori in cui appunto è richiesta precisione, ma soprattutto se bisogna svitare tanti viti e ci si annoia a girare il polso, con un aggeggio di questo tipo sicuramente ci si sbriga e si lavora molto più comodamente. Vi lascerò il link in modo da poter vedere il prodotto sul sito internet e se mi riesce vi lascerò anche un codice di sconto. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video, invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella in modo da attivare le notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!